Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Leone, tendenze energetiche predestinate per il mese di febbraio 2025. Ok. Abbiamo la carta della morte, amici del Leone. Può essere un periodo di trasformazione per molti di voi. Quando c'è la carta della morte si parla di tagli con vecchie abitudini, con vecchie situazioni, magari anche con vecchie relazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Allora, partiamo con un 2 di spade, un asso di denari, un 3 di bastoni, un 2 di bastoni, abbiamo la carta dell'eremita, un re di bastoni, un 5 di bastoni e un 3 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, così vi darò delle informazioni diciamo generali, potrebbero esserci dei messaggi un po' sciolti tra loro, senza una connessione tra di loro, dopodiché andiamo a vedere per l'amore, il lavoro, l'economia, i progetti e via dicendo. Allora ragazzi, partiamo da questo 2 di spade. Abbiamo un fante di denari e un papa. Diciamo che il 2 di spade di solito parla di un bivio. Qui, essendoci un papa, potrebbe essere riferito a qualche tipo di contratto, quindi se iniziare un certo tipo di collaborazione piuttosto che un certo stile di vita, considerato che abbiamo la morte, un certo percorso di studi. Adesso andiamo avanti, poi eventualmente ci ritorno. Andiamo a vedere l'asso di denari. Allora abbiamo un 4 di denari e la carta del carro. L'asso di denari è una carta che ci parla di inizi. Quindi, vedendo anche il carro, potrebbe essere proprio l'inizio di un progetto, il decidere di lasciarsi indietro una strada per iniziare a percorrerne un'altra. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un fante di spade e la luna. Di nuovo il 3 di bastone è una carta di progetti, però considerato il fante di spade è come se doveste raccogliere informazioni per quello che riguarda questo progetto, piuttosto che questo nuovo stile di vita. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, la torre, 9 di spade e 3 di bastoni nuovamente che avete già qui. Guardate, anche il 2 di bastoni è una carta di indecisione come il 2 di spade. È come se qui all'inizio del mese non ci si volesse prendere il rischio di qualche scelta, però poi avendo qui anche la torre, credo che non avrete molta scelta, nel senso che credo un po' che questo tipo di cambio, di trasformazione,
sia un po' obbligatorio nel mese di febbraio, ma ve lo dico perché c'è la torre, di solito la torre fa cascare quelle che sono le nostre certezze, le nostre sicurezze. Andiamo a vedere l'eremita. Regina di coppe e re di bastoni. L'eremita di solito parla di una ricerca. Io credo che sia proprio un mese dedicato a creare un nuovo qualcosa. Può essere un nuovo futuro, può essere un nuovo progetto, un nuovo stile di vita. L'asso di denari, come vi dicevo prima, è quel seme che si pianta perché in un secondo momento poi dia i frutti. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo un 6 di denari e un re di coppe. Dov'è che? Regina e re di coppe qui avete, E 2 volte il re di bastoni. Questo 6 di pentacoli, che è girato al contrario, ho come l'idea che parli di un disequilibrio. Secondo me può essere in qualche tema o materiale o considerato il re di coppe interno, spirituale. È come se doveste gestire qualcosa dentro di voi o fuori di voi se si tratta di qualcosa di materiale. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Cavaliere di coppe. E cavaliere di spade, 2 cavalli. È come se ci fosse la necessità di essere determinati per andare in una certa direzione, ma è come se la vostra parte emotiva non fosse così tanto pronta o preparata, insomma, per affrontare il nuovo. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un 2 di coppe e un 8 di bastoni. Bene, direi che si finisce molto bene la lettura. Il 3 di coppe di solito è una carta che ci parla di festeggiamenti, di raccolta dei frutti, quei frutti che qui con l'asso di denari si sono piantati. Quindi non nego che effettivamente potreste iniziare qualche cosa di nuovo nel mese di febbraio e alla fine del mese trovare come un qualche cosa di cui festeggiare, qualche risultato che arriva, qualche nuova alleanza, qualche comunicazione, considerato l'otto di bastoni, che vi rende felici. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro oggi. Allora, per quello che riguarda il lavoro, mi verrebbe da dire periodo un pochettino faticoso, non negativo, solo faticoso. Qualcuno potrebbe sentirsi un po' isolato, sentirsi un po' solo, avere come questi dubbi su quale sia la strada migliore. Se prendo in considerazione questo Papa, io ho come la sensazione che potrebbe esserci un'alleanza, un qualche tipo di collaborazione da verificare, da valutare. Adesso partiamo da chi è single. Allora, per le persone, scusate, da chi è disoccupato. Per le persone che sono disoccupate, vi invito a pensare in grande. Quindi, se per caso avete mandato il curriculum sempre solo in un settore, quello che vi consigliano le carte è di ampliare il raggio d'azione, quindi di inviare il curriculum anche in altri settori similari.
Vi faccio un esempio, avete sempre fatto i camerieri o le cameriere e vi invitano a magari non provare solo nei ristoranti e nei bar, ma anche negli hotel e nelle strutture turistiche. Questo è un esempio per farvi capire, ok? Sinceramente non vedo contratti a lungo termine, però sì nuove alleanze, nuove conoscenze e nuovi gruppi di lavoro. Ma io credo che l'indecisione sia la vostra, o perché i termini del contratto non vi soddisfano, o perché i personaggi all'interno di questa azienda non vi soddisfano, magari chi vi ha fatto il colloquio non vi ispira tanto. Insomma, c'è come una fase di titubanza nel mese di febbraio, ma alla fine sento che si risolve con delle nuove alleanze e dei nuovi accordi. Ehm, per chi è occupato, allora, ho come la sensazione che vi dobbiate allontanare durante il mese da certi personaggi, perché potrebbero andare a solleticare qualche ferita ancora aperta che voi avete. Quindi una volta che lasciate stare quei colleghi tossici o quei titolari tossici, ovviamente non potete non parlare al titolare, però si tratta di imparare a gestire la comunicazione. Devo dire che le cose andranno meglio e credo anche che troverete come degli alleati all'interno, della vostra azienda, insomma. Uno in particolare sarà importante come alleato, per il resto, per diciamo scappare, per evitare quelle che sono le possibili divergenze con i vostri colleghi, quello che mi dicono le carte è confondetevi con la tappezzeria, mantenete un profilo basso, fatevi i fatti vostri, testa bassa, lavorate quando sono finite le 8 ore, andate via, non vi fermate neanche dopo il lavoro a fare le chiacchiere per la serie non date modo agli altri di poter spettacolare su di voi. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora qui devo dire ragazzi che c'è come un movimento, credo che molti stiano pensando di o implementare i prodotti o i servizi che offrono, piuttosto che l'orario di lavoro, piuttosto che il pacchetto clienti. E devo dirvi che ci sarà una figura soprattutto che vi stimolerà, con la quale avrete una piacevole conversazione e che effettivamente potrebbe essere la persona che vi darà del lavoro in più nel prossimo periodo. Quello che vi consigliano le carte è di ragionare con la vostra testa. Se vi mancano dei dati, prima di decidere qualsiasi cosa, raccogliete questi dati, perché è come se doveste avere tutte le informazioni necessarie per poter effettuare la scelta migliore per voi. Ehm, Parliamo di soldi. Allora, sento che in questo mese dovrete essere particolarmente abili a gestire le finanze, magari spostate dei pagamenti, anticipate dei crediti, però è come se aveste bisogno, non che stiate male, però sarebbe meglio, insomma, fare un piano di spesa, perlomeno per il mese di febbraio. Ehm, Potrebbe essere per qualcuno che ci sia la necessità di aiutare un genitore. Mm? Non so se l'aiuto possa essere economico piuttosto che pratico o semplicemente magari dedicare del tempo in più a questa persona. Però niente di sconvolgente, ok? Niente di grave. Ok, parliamo adesso dell'amore. Se siete single, ragazzi, allora, innanzitutto single, non single, indipendentemente da quale categoria, ehm, aspettate, in l'italiano, indipendentemente in quale categoria voi siate, se single, non single o relazioni strane, vi dico che potrebbe apparire una persona in questo periodo interessante, parecchio interessante, che potrebbe darvi degli spunti interessanti di riflessione, ma per molte persone questo soggetto è una persona impegnata,
quindi poi ognuno scelga, decida che cosa vuole fare della sua vita. Però ecco, questa è una cosa che mi sento di dirvi. Tutto sommato, se siete single, devo dire che ci sarà una nuova conoscenza. Potrebbe essere molto proficua. Ripeto, se è una nuova conoscenza è qualcuno che vi potrebbe dare una mano a vedere le cose da un'altra prospettiva, a valutare cose che voi fino adesso non avete valutato della vostra vita, del vostro lavoro, del vostro modo di pensare, insomma un po' a 360 gradi. Credo che nel mese di febbraio sarete anche portati a prendere una decisione se frequentare questa persona oppure no. Cioè, la conoscenza penso che sarà verso i primi di febbraio, diciamo la prima settimana, poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati. Io lo spiego nella guida di cui trovate il link sotto nella descrizione, quindi se volete approfondire potete guardare anche quel video. Però ecco, devo dire che ci sono buone prospettive perché con questa persona nasca una relazione, romantica o no. Sì, potrebbe essere una relazione romantica, però sapete che a me non piace mai dare troppe informazioni super positive perché il mio timore è che vi facciate troppi film e che poi restiate delusi. Quindi state sempre con i piedi per terra, frequentate la persona, vedete se ci sono punti in comune, anche se vi dico che la comunicazione con questa persona è al top. Quasi quasi mi viene da dire che è una persona molto sincera. Mm? Mi direte poi nei commenti. Se siete in una relazione di coppia, allora devo dire che ragazzi potrebbero esserci dei progetti in più. Tali progetti potrebbero essere un matrimonio, un viaggio, un trasferimento. I figli no, in questo mese per adesso non li vedo. Però c'è come del potenziale da poter sviluppare. Molti cambieranno casa o valuteranno l'idea di comprare una casa, di chiudere con il vecchio affitto, magari per un acquisto o cose di questo genere. In tal senso, ricollegandomi un attimo alla parte economica, fate bene i vostri conti nel caso dobbiate fare delle spese grosse, ok? Perché è importante nel mese di febbraio che vi facciate un pre-budget di spesa, come si chiama? Un budget preventivo di spesa, in modo che riusciate a capire se è possibile sostenere la spesa di una casa piuttosto che la rata, o potrebbe anche essere la macchina per qualcuno, un mezzo di trasporto, insomma, c'è come un acquisto, un progetto nuovo da fare in coppia, ma va valutato bene. Per quello che riguarda invece le persone che non sono in una relazione definita, allora qui vi dico, può essere che scopriate o vi rendiate conto che l'altra persona è sposata o come la sensazione che non siate esattamente sulla stessa lunghezza d'onda all'inizio del mese. È come se ci fossero due binari paralleli ma che non si incrociano. Questo all'inizio del mese. Poi, se ve la devo dire tutta, ci sono come delle possibilità in più per avvicinarsi al vostro obiettivo, che potrebbe appunto essere lo stare di più con l'altra persona, ufficializzare la relazione, piuttosto che semplicemente trascorrere più tempo insieme. Ci sono come delle possibilità in più, effettivamente a fine mese. E non nego che per qualcuno febbraio potrebbe essere il mese dell'ufficializzazione. Febbraio c'è San Valentino in mezzo e non vi nego che effettivamente potrebbe arrivare un invito a cena, potrebbe arrivare qualche cosa di inaspettato, mettiamola così, ok? Di piacevole, intendo. Anzi, fatemelo poi sapere nei commenti perché mi piace sempre leggerli. Per quello che riguarda i progetti, ecco, allora io qua all'inizio vi ho detto che c'è come un bivio, c'è come una sorta di indecisione. Credo che se avevate già un progetto in testa, questo progetto va un po' rivisto, trasformato, migliorato, riciclato. Cioè, ho come l'idea che così com'è non funzioni e che si debba cercare qualche cosa di diverso. Ehm,
Innanzitutto una cosa che mi sento di dire, non si ha, cioè se per esempio nel momento in cui voi ascoltate questa lettura, le cose con il vostro progetto non vanno bene, non date per scontato che le cose resteranno così per sempre. Quindi le cose potrebbero anche cambiare. Però vi dico che una volta che farete questi piccoli tagli, questi aggiustamenti, le cose miglioreranno notevolmente. Se si tratta di inaugurare un progetto, vi dico, qualche imprevisto potrebbe esserci, magari si ritarda la data, magari potrebbero esserci dei problemi con i muri, quindi magari delle crepe, delle questioni, diciamo, estetiche da dover, ehm, da dover mettere a posto, però tutto sommato questo progetto sento che ha del potenziale. Per quello che riguarda le persone che sono vicino a voi, quindi i parenti, gli amici, i familiari, devo dire che non vi appoggeranno molto in questo mese, come se foste un po', mi viene da dire, lasciati a voi stessi. Ma perché credo che nell'ambiente familiare, piuttosto che negli amici, piuttosto che nei colleghi, non perché non interessi quello che fate voi, ma perché è come se ci fossero altre cose più importanti che li distraggono da voi. Quindi non è che abbiano qualcosa di personale nei confronti, semplicemente hanno altro da fare. Quindi è come se li sentiste un po' lontani in questo periodo. Vi dico che per qualcuno potrebbero anche esserci delle comunicazioni inaspettate che arrivano nell'ambito familiare. Quindi qualche cosa che voi non vi aspettate, qualche cosa che voi ignorate. Non credo che siano notizie negative, comunque. Semplicemente sono cose che non avete saputo fino ad adesso, che non vi erano chiare, non vi sono state rivelate, insomma. Mm? Per quello che riguarda lo stato psico-emotivo del mese, allora, quello che mi viene da dire è rimanete con i piedi per terra, perché ho come la sensazione che ci sia la parte emotiva parecchio movimentata in questo mese, sia nel bene che nel male, cioè potrebbero venire a galla sia questioni poco simpatiche, magari ricordi non troppo piacevoli, piuttosto che perché qui avete Torre, avete la Luna, avete l'Eremita, quindi è come se ci fossero delle cose di cui vi renderete conto nel mese e che vi muoveranno un pochettino a livello emotivo, ma questo, devo dire, non toglierà la determinazione nel raggiungere i vostri obiettivi o nell'andare avanti in modo sereno nella vostra vita. Anzi, vi dirò, sento che il mese di febbraio potreste veramente trovare come nuove alleanze, nuovi gruppi d'acquisto, nuovi amici, potreste anche iniziare un nuovo percorso di crescita, un nuovo percorso di studi. C'è veramente la possibilità di creare nuovi gruppi in questo mese, ok? Penso di avervi detto tutto. Andiamo a vedere il primo oracolo. Ragazzi, vi ricordo che le letture specifiche sull'amore usciranno prossimamente, quindi se non le volete perdere, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella magari. Fortuna, carta numero 12, ed è la stessa rappresentazione della dea bendata, no? Vedete che ha questa cornamusa da dove cascano monete. Abbondanza, prosperità e una buona fortuna stanno arrivando a me. Quindi è un cambio, mi viene da dire a 360 gradi perché anche qui avete la torre, E poi abbiamo divino femminile. Onoro e nutro il divino femminile che è in me. In questo caso ho la sensazione che dobbiate mantenere allerta la vostra intuizione. C'è anche la luna. La luna qua mi parla di sogni, quindi per qualcuno può essere che nel mese di febbraio sia molto attiva l'attività onirica, quindi i sogni ad occhi chiusi. Potrebbe essere utile magari avere un quaderno vicino al comodino e quando vi svegliate appuntare i sogni. Dopo che ne avete appuntati un po', cioè che avete fatto questo lavoro per qualche mese, secondo me riuscite già ad avere una sorta di traccia di decodifica dei sogni che fate.
Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Trasforma i pensieri che ti angustiano. E qui anche la morte parla di trasformazione e di cambi. Siccome anche qui abbiamo un 9 di spade, io credo che ci sia un modus operandi, scusate, un modus pensandi, che non so se si dica così in latino, però è per farvi capire, che va cambiato, che va trasformato. Quello che prima è un'indecisione del 2 di bastoni diventa un'azione feconda del 3 di bastoni. Lezione di oggi. Prendi coscienza di qualsiasi cosa che ti preoccupi. Cosa fai quando non sei tranquillo? Quanto potere perdi e in che parte del corpo? Questo è interessante, ragazzi, lo sto trattando nella sezione degli abbonati, stiamo trattando la rabbia ed è interessante capire dove, in quel caso lì la rabbia, in questo caso qua i pensieri negativi, si sentono nel corpo. Per esempio, la rabbia si può sentire nello stomaco, nei denti, quando si digrignano i denti, si stringono, nei pugni, nelle mani, c'è qualcuno che arriccia anche le dita dei piedi. È interessante sapere come i vostri pensieri negativi si sentono nel corpo. L'obiettivo: osservare quanto le tue preoccupazioni influiscono sulla tua salute e contrarrestare, non so se si dica in italiano, comunque fermare lo stress generato per queste emozioni attraverso la preghiera e l'azione positiva. Vi dicevo in effetti che la parte emotiva potrebbe essere un po' ad alto e basso, nel mese di febbraio, niente di preoccupante, però ecco, potreste fare quello che in termini tecnico si chiamano agguati, cioè nel momento in cui vi rendete conto di avere un pensiero negativo, di vivere una vibrazione negativa, un'emozione negativa, innanzitutto vi consiglio di battere 3 volte le mani perché è un modo per rompere l'energia e poi convertire questa energia. Quindi, se sono nei pensieri negativi, posso meditare. Se sono in un'emozione negativa, posso accendermi una musica allegra piuttosto che un incenso specifico. Insomma, è come il ok, mi rendo conto che sono in un mood negativo, lo cambio, mi forzo a cambiare questo mood. Mm? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi per il mese di febbraio. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione, che vi abbia dato come degli input per capire come muovervi. Fatemelo sapere comunque nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video degli abbonati sono visibili, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!